L'acido alfa-lipoico noi sappiamo praticamente favorisce praticamente il dimagrimento. Ora una sua azione ampiamente considerata praticamente da parte dell'acido alfa-lipoico è quella di migliorare la sensibilità all'insulina, migliorando così l'assorbimento da parte dei tessuti insulinosensibili del glucosio e aumentando questa capacità di assorbimento farebbe abbassare i livelli di glicemia con conseguente abbassamento praticamente dei livelli di insulina e quindi praticamente favorendo quella che è la mobilizzazione del grasso dalle riserve, aumentando l'ossidazione praticamente degli acidi grassi. In sintesi favorisce il processo lipolitico che precede la chetogenesi perché rende disponibili acidi grassi che entreranno nei mitocondri ove subiranno praticamente l'azione della beta ossidazione degli acidi grassi. Quindi oltre a questo miglioramento della sensibilità all'insulina, proprio l'attività dell'acido alfa-lipoico, che abbiamo appena detto che è quella di favorire la mobilizzazione degli acidi grassi abbassando in modo indiretto l'abbassamento dell'insulina perché abbassa la glicemia, questo abbassamento della glicemia sarebbe legato all'aumento della sensibilità all'insulina e qualcuno quindi considera l'acido alfa-lipoico un integratore insulino simile, in particolar modo favorendo questo assorbimento del glucosio che permette praticamente così anche l'aumento del glucosio all'interno delle cellule muscolari. Nel momento in cui noi aumentiamo l'assorbimento del glucosio all'interno delle cellule muscolari avremo un aumento delle masse muscolari. Questo praticamente è un elemento importante, quello che noi notiamo in molte persone che incominciano a diventare insulino resistenti, in particolar modo con l'aumento dell'età, anche svolgendo una discreta attività fisica e avendo un'alimentazione anche ricca di carboidrati, hanno scarse masse muscolari. Perché? Perché quelle persone pur assumendo, pur mangiando praticamente carboidrati e facendo una certa attività fisica non riescono ad immagazzinare, a far entrare praticamente il loro glucosio all'interno delle cellule perché rimane immediatamente dopo l'allenamento che porta al quadro ipoglicemico una produzione relativa conseguenziale di cortisolo da parte dell'organismo che innalza l'insulino resistenza e quindi i muscoli avranno una riduzione della loro capacità di assorbimento del glucosio dal sangue, riducendo così praticamente quell'effetto, quella captazione di glucosio, quindi dell'energia che diventa praticamente per il muscolo diciamo devastante. Invece praticamente l'acido alfa-lipoico aumenta i livelli di una proteina chiamata AMPK, la quale praticamente è in grado, lo sappiamo tutti, di aumentare la sua attività in casi di ridotta energia cellulare. Si crede che l'AMPK inibisca la sintesi proteica muscolare, MPS, un processo che rappresenta fondamentalmente la crescita, la liberazione e il recupero dei tessuti muscolari. È interessante notare che praticamente anche il farmaco metformina agisce praticamente attraverso l'elevazione dei livelli dell'AMPK, dimostrando così delle somiglianze fra l'acido alfa-lipoico e la metformina, ma avremo praticamente però un effetto di un integratore, non di un farmaco, avremo un miglioramento della capacità del nostro organismo di assorbire glucosio. Quindi praticamente inoltre l'acido alfa-lipoico è stato dimostrato in grado di inibire alcuni enzimi e di proteine che sono necessarie praticamente per la crescita muscolare. L'acido alfa-lipoico sembrerebbe essere importante nel favorire la perdita di grasso, integratore praticamente alimentare che deve essere associato praticamente a delle vitamine. Le vitamine che noi associeremo saranno in diversa percentuale la B5, la B6, la B2 e la B1 e l'obiettivo praticamente di questo acido alfa-lipoico, oltre a quello che è l'argomento più fortemente discusso, essendo praticamente un integratore in grado di favorire il miglioramento della sensibilità all'insulina, egli avrebbe un forte effetto sulla perdita di grasso e questa perdita di grasso avverrebbe perché l'acido alfa-lipoico, essendo in grado di migliorare l'assorbimento del glucosio da parte delle cellule insulino sensibili, andrebbe a portare una glicemia ad un livello più basso che farebbe di conseguenza abbassare i livelli praticamente di insulina, permettendo così alle riserve di tessuto adiposo che sono immagazzinate al grasso immagazzinato di sciogliersi, di attivare la lipolisi e questo praticamente favorirebbe
una diminuzione praticamente del grasso corporeo. Ecco quindi l'importanza praticamente dell'acido alfa-lipoico, che riduce la conseguenza che ha l'insulina come effetto inibitorio sull'ossidazione di acidi grassi. L'acido alfa-lipoico ha anche effetti praticamente insulinosimili, secondo alcuni, in particolare proprio per favorire l'assorbimento di glucosio praticamente all'interno sia delle cellule adipose ma anche alle cellule muscolari, favorendo così praticamente il deposito sia in parte del grasso e poi il successivo scioglimento, ma anche l'aumento praticamente di glucosio all'interno delle cellule muscolari, favorendone così praticamente la sintesi proteica.